Ciao a tutti gli appassionati di orologi. Continuiamo ad esplorare ed esaminare insieme quei segnatempo che si ispirano chiaramente alle linee di Panerai. In questo caso lo facciamo con un brand totalmente inedito sul mio canale e che ero molto curioso di provare. Ma non vi anticipo nulla, vediamo insieme com'è questo Gruppo Gamma Peacemaker. Gruppo Gamma è un micro brand fondato a Singapore nel 2013 da Naoki Tsukumo, un appassionato e collezionista di orologi militari. Fin da subito il suo obiettivo è stato quello di proporre dei segnatempo con linee ispirate al passato. Rispetto ai competitors i numeri di produzione sono inferiori, sia per quanto riguarda il numero di modelli proposti, sia per quanto riguarda proprio i pezzi prodotti, circa 1000-2000 all'anno. In Italia questo brand non è ancora così noto, ma all'estero le cose sono ben diverse, con molti estimatori. Tanto che circa 2 anni fa fu prodotta una serie limitata del Chrononaut, un modello con cassa super compressor e ghiera interna, per il gruppo Facebook Divers Watches, una delle comunità probabilmente più importanti in assoluto proprio per gli appassionati dei diver. A proposito di microbrand, mi vengono in mente certi discorsi che mi ha fatto uno dei miei colleghi, secondo cui orologi del genere, senza un passato alle spalle, non avrebbero neanche lo spessore e la dignità di poter comparire su un canale come il mio. Non sono assolutamente d'accordo, soprattutto quando si parla di microbrand come Gruppo Gamma, appunto, o Zelos o Crepas, dietro ai quali c'è il lavoro di veri appassionati. Sul mio canale ho sempre dato spazio ai micro brand che per qualche motivo ho ritenuto meritevoli e interessanti e continuerò a farlo, naturalmente creando il giusto mix tra le recensioni di micro brand e le recensioni di brand veri e propri. I discorsi fatti un po' con la sfera di cristallo, cercando di prevedere gli andamenti di mercato o le opportunità di investimento, li lascio ad altri. Per me, in quest'hobby, sono molto più importanti le emozioni e il piacere che indossare un determinato orologio può dare. E di emozioni, il Gruppo Gamma Peacemaker me ne ha date davvero tante, tutte positive. Vediamolo da vicino. Il corredo è assolutamente azzeccato per lo spirito di Gruppo Gamma, una custodia semi-rigida in cordura con il logo gommato e la zip. All'interno c'è una tasca che è riservata ai libretti e ai vari accessori, ma che in questo caso, essendo un'unità di test, è vuota, mentre dall'altra parte ci sono 2 alloggiamenti per altrettanti orologi o accessori. I materiali sono buoni, ricordo un po' quella che ho trovato sul Crepas Tornado, ma un po' più grande. E l'orologio, fin da subito, non può lasciare indifferenti. Per mia fortuna sono riuscito ad avere questa versione con quadrante sfumato blu, ma ne esiste anche un'altra con quadrante verde. L'insieme delle linee della cassa, il bronzo e la tonalità degli indici e del quadrante crea un equilibrio perfetto. Il blu è più chiaro al centro per scurirsi man mano andando verso l'esterno. A ore 12 è presente la scritta Gruppo Gamma, mentre a ore 6 c'è solo il nome del modello, Peacemaker appunto. La data è assente, soluzione esteticamente coerente con questa tipologia di orologio. Trattandosi di un quadrante sandwich, gli indici sono incavati e riempiti di superluminova stile Old Radium, quindi quella giallastra per replicare un po' l'effetto vintage. Le sfere sono a bastone e hanno una finitura opaca. Le prestazioni al buio sono davvero eccellenti, con una luminosità intensa e duratura, segno che la quantità di superluminova è decisamente abbondante. Il vetro è un magnifico zaffiro con bordo arrotondato e lieve bombatura. Unisce un look in perfetto stile vintage alla praticità dello zaffiro per la maggior resistenza ai graffi. Il trattamento antiriflesso interno è presente e grazie anche alla finitura opaca del quadrante riesce a tenere bene a bada i riflessi fastidiosi. La cassa è un piccolo capolavoro di precisione e finiture. È interamente satinata, molto bene e senza alcuna imprecisione nella lavorazione. L'esemplare in prova non è nuovo e quindi presenta già un lieve strato di patina che dà ancora più fascino all'orologio. La corona è molto grande di diametro, ma non è molto sporgente e non dà quindi fastidio al dorso della mano. La filettatura è molto precisa e lavora alla perfezione sia in serraggio che in apertura. Il lato B forse sarebbe stato meglio chiuso, anche se in Gruppo Gamma sono riusciti a fare qualcosa di gradevole nonostante il grande divario tra le dimensioni della cassa e quelle del movimento.
Al posto di un economico anello di fissaggio in plastica ne è stato usato uno in metallo e il bordo dell'oblò all'interno ha questo anello in bronzo. Il fondello poi è in acciaio per evitare di avere problemi portati dal contatto della pelle con il bronzo. Due sono le informazioni importanti qui riportate: la profondità massima di 200 metri e la dicitura Swiss Automatic. Questo perché sul Peacemaker è montato un ETA 28242, il movimento svizzero solo tempo più comune in assoluto, con una frequenza di 28.800 alternanze all'ora e una riserva di carica di 38 ore, ovviamente fermo dei secondi e possibilità di carica manuale presenti. Questo esemplare guadagna circa 5 secondi al giorno, quindi prestazioni di tutto rispetto. Peccato che per economie di scala non abbiano deciso di modificare il movimento rimuovendo lo scatto della data. Inutile, visto che sul quadrante è assente. Il cinturino è in pelle con anse da 24 mm e fibbia da 22 mm. La qualità è molto buona e trattandosi di un cinturino già usato ha qualche segno in più che anziché infastidire dà un giusto tocco all'orologio. La fibbia ad ardiglione, ovviamente in bronzo, è personalizzata e fissata con perno a vite, così come sono a vite i perni delle anse. Al polso il gruppo gamma Peacemaker è veramente spettacolare. Per il mio polso da 16 cm e mezzo è un po' al limite, anzi qualcuno lo reputerà anche fin troppo grande, ma del resto replica in gran parte le proporzioni classiche di Panerai: 44 mm di diametro, corona esclusa, 51,9 mm da ansa ad ansa e 14,7 mm di spessore, compresa la bombatura del vetro. Insomma, ormai un po' mi conoscete. Quando un orologio mi piace davvero tanto, faccio in modo di farvelo capire chiaramente. Se vi piacciono le linee di Panerai e non volete buttarvi su un homage vero e proprio, e se magari il bronzo è un metallo a voi gradito, fareste davvero bene a prendere in considerazione questo segnatempo. Il suo quadrante, unito alle tonalità calde del bronzo e della pasta luminescente, vi metterà di buon umore tutte le volte che guarderete l'ora, magari escluso il lunedì mattina. I difetti principali sono quelli che ho già evidenziato nel corso della recensione. Il fondello a vista lascia intravedere il calibro ETA 2824, molto affidabile ma anche piccolo se rapportato al diametro piuttosto generoso della cassa. L'altro difetto è la permanenza del meccanismo di scatto della data. Il prezzo di vendita presso l'importatore ufficiale di Gruppo Gamma per l'Europa al momento è di 879 euro e vi segnalo l'opportunità di utilizzare questo codice che vedete in sovraimpressione per avere uno sconto del 10%, non solo sul Peacemaker ma anche su tutti gli altri modelli disponibili tranne le limited edition. Quindi in pratica questo orologio lo paghereste 791 euro con spedizione a casa con corriere e senza alcun dazio, visto che l'importatore è a Milano. Certo, non è un prezzo bassissimo, ma è comunque in linea secondo me con le caratteristiche dell'orologio e la sua bellezza. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere giù sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito grazie per la vostra attenzione, a presto, alla prossima, ciao!